Bienvenidos a Puerto Escondido. Bene, purtroppo stiamo lasciando il luogo magnifico dove siamo stati qualche giorno. Siamo stati a casa Corazon. Se vi capita andateci, assolutamente, tra Zipolite e Mazunte a San Agustinillo, casa Corazon. Gente gentilissima, posto magnifico. Si mangia da Dio e c'è una spiaggia con degli scogli praticamente privata, eccezionale, cioè non volevamo andarcene più. Non ci stanno pagando per dirlo. No, assolutamente. Però ragazzi, era spaziale. Abbiamo fatto veramente molta fatica ad andarcene via. Adesso andiamo da San Agustinillo fino a Puerto Escondido. Grande spostamento di un'ora praticamente. Non potevamo mancare di visitare Puerto Escondido, la patria del surf internazionale. Stiamo per partire, è ufficiale. Che? Il top. Ah, pensavo fosse a Custombrada. Qua c'è il centro della Tortugas a Mazunte, ma è chiuso. Speriamo di incontrare le tartarughe anche a Puerto Escondido. Stiamo attraversando la città, micro pueblito magico di Mazunte. C'è la pizzeria. Non oso immaginare. Lasciamo spazio all'immaginazione, pensiamo a una pizza vera e non alla pizza di Mazunte. No, non pensiamoci che già sto male, ho sete, ho fame. Praticamente siamo arrivati a Puerto... Ah, c'è il cartello, infatti. Bienvenidos a Puerto Escondido, Santa Maria Colotepec. Guarda, c'è il monumento con l'onda e il surfista. Bellissimo. Siamo quasi arrivati al nostro lugar a Puerto Escondido. Ed eccoci arrivati nella piccola stanzetta che abbiamo trovato a Puerto Escondido. Siamo arrivati da poco e voilà. E voilà. E c'è tutto quello che ci serve. Il ventilatore, il lettino. Semplice ma ordinata. Non ordinata per merito nostro. No, infatti, terribile per merito nostro. E poi c'è il fuori, prego. A te il fuori. NB era il posto più economico di Puerto Escondido, stiamo pagando. È vero, pochissimo. Più economico. C'è la palata dove facciamo colazione a volte con i biscotti che prendiamo all'Ox. Siamo stati anche fortunati perché questo posto ha un parcheggio interno dove abbiamo potuto lasciare le moto, anche se l'ingresso lo stanno scavando, quindi non so se riusciremo a uscire. E poi c'è un'altra cosa molto carina che però richiede un po' di sforzo fisico. Si sale, si sale. Si sale. Qui sotto c'è la nostra amica. E si arriva sul rooftop dove c'è la vista di tutta la spiaggia. Si vede tutto, compresa la jacuzzi che ora è occupata, ma prima o poi la proviamo. Ciao! In 2 minuti si arriva sulla spiaggia a piedi e siamo proprio di fronte alle onde giganti, non so se si vedono, penso di sì. È lunga 3,5 km circa. Puerto Escondido, la capitale mondiale dei surfisti. Si trovano onde giganti, ancora non le abbiamo viste, però adesso cerchiamo di capire qual è lo spot migliore, così ci mettiamo a osservare quelli bravi, perché noi non siamo bravi. Però aspetta, dai, gira, guarda, poi vi faccio vedere una cosa. Cioè qua comunque c'è la natura, vegetazione invadente sulla spiaggia, anche perché è così grande non ne frega niente a nessuno. Bandiera rossa sempre. Mi ha colpito un sacco questo scalino, questo dislivello pazzesco che c'è tra la spiaggia e il mare.
in altissimo. A Puerto Escondido abbiamo passato qualche giorno e ci siamo dedicati anche alle attività della zona. Non ci siamo fatti mancare la visita di alcune spiagge come Manzanillo, Carizarillo e Puerto Angelito. E poi è arrivato anche il momento del taglio di capelli di Andrea e ce n'era proprio bisogno. Abbiamo visitato anche il mercato Benito Juárez, dove abbiamo pranzato in un comedor tranquillo. Non ci siamo fatti mancare nemmeno l'esperienza della bioluminescenza alla vicina laguna di Manialtepec. Siamo rimasti a Puerto Escondido fino al giorno del compleanno di Andrea e vi facciamo vedere come l'abbiamo festeggiato. Quindi oggi è il mio compleanno. Apparentemente sì. La giornata inizia con una colazione a sorpresa. Buongiorno. Desayuno di compleanno. Il suo compleanno. Il mio compleanno. Sì, lo so, il mio compleanno era tipo un mese fa, però i video ci vuole un po' a farli, quindi dovete aspettare. Stiamo andando al cinema, ma non si sa come ci siamo ritrovati sullo sterrato. È l'avventura che ti porta in luoghi inesplorati. Sì, non ho capito bene dove abbiano voluto metterselo sto cinema. Secondo capitolo di questo compleanno pieno di sorprese. Cerchiamo di arrivare vivi. Ma c'è un buco. Ma dov'è sto cinema? Nella giungla. È qua. Hai questo? Sì. Ma Sta abierto o sta serrato? Che dice? il cinema è aperto. Mi ha detto, tuttavia no. Ho detto, in che senso? Oggi? No, a mezzogiorno apre. Tra 7 minuti. Dove si entra? Da di là. Ah, Non andiamo. mi chiedere dove sia di là. Andiamo di là. Andiamo di là. Eccoci arrivati al cinema. Ci siamo noi. Questo è il parcheggio. E un altro regalito della giornata. È la liberazione della Tortugas a Playa Bacoccio. Ci sono 33 e 34 perché i abbiamo 34 se ne chiamati vanno e io libero i 34. Tu hai già liberato i 33 che infatti aspetta da un po' di essere liberata. Perché in questa spiaggia dovrebbe esserci un centro di conservazione delle tartarughe, Playa Bacoccio a Puerto Escondido. Loro salvano le uova di tartaruga per evitare che Dal magari qualcuno bracconaggio se le mangi. E dai predatori. Le covano sottoterra, che poi le liberano, cioè ce le danno da liberare. Direi che siamo arrivati. Siamo arrivati? Proprio si arriva in la playa. Fantastico. Chiediamo alla signora. Chiedi. Ah, sì. Esta. Sì, muchas gracias. Io mi parco a chi? Sì. Siamo in ritardo perché 34 spera! le tartarughe devono essere liberate. Hola, buenas tardes. ¿Se registra? Sí. Nombre, Facebook y el lugar de dónde viene. Mi hanno detto che questo più è piccolo più difficile perché scappa. Pedala. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Puerto Escondido, bienvenidos a Playa Bacoccio, bienvenidos al campamento de Tortuga Vida Mar. Es la que ahorita se va a liberar. Tenemos la tortuga prieta o verde. Es la segunda especie más grande del mundo que llega a medir hasta 1,2 metros, aproximadamente esto. 33. Siamo 34. Adesso andiamo a liberarti. Non scappare, un attimo. Puoi andare. Libera 33. Dai. Partito! Che veloce. Ora il turno di 34. Partito anche 34. Vai, 34? Un attimo. Arriva donna. Arriva.
Ribaltatissime. Mi ha portato via un sacco. Era lei? Sì. Guardala, ancora lì. Onda. Povere tartarughine sballottate. Tra gli 8 e i 12 anni tornano qua a deporre. Diceva che per questo che è importante che facciano i primi metri di passeggiata, perché così almeno ritrovano la strada per la spiaggia, così vengono a rideporre qua. Voglio vivere sull'oceano. Possiamo vivere sull'oceano? Sì. Hai anche l'imbarazzo della scelta su quale. Sì. Potremmo fare un video così. Di là? Così. Con questo suono. E inizia l'ultimo capitolo del compleanno, che è pizza! Ebbene sì, è vero, tutto vero. E non c'è l'ananas, giuro. Ciao, questo è l'ultimo giorno che siamo a Puerto Escondido, ce la stiamo vivendo un po' come l'ultimo momento di civiltà. Non siamo mai stati così tanto felici di andarcene via da un posto, non che sia brutto, però è una città e siamo stati troppo a lungo perché non sono stata bene, perché stiamo facendo delle cose, quindi adesso ce ne andiamo, ci piace essere in movimento. E poi abbiamo eliminato, regalato un po' di cose che non ci servono più e spediamo a casa un pacco. Ecco, stiamo andando in posta con un po' di oggetti che pensavamo ci sarebbero serviti e invece no, cioè ci sono serviti alcuni, molti sono stati attrezzi per montare le moto al porto, cose del genere. Quindi adesso andiamo in posta, chissà se il nostro pacco arriverà mai. Dovrebbe metterci, ma il tizio dell'ufficio postale è stato molto ottimista, diceva 2 settimane. Cioè, secondo me ci mette almeno un mese. Ultimo giorno a Puerto Escondido. Ragazzi, lo so che suona come ce ne stiamo andando via dal paradiso tropicale anche, però siamo di nuovo in viaggio e siamo felici. Muchas gracias. Sí, ahí me escribe para... Sì, claro. Sì, è incredibile, cioè qua le cose tutto è un po' raffazzonato, però sono talmente gentili e disponibili. Qualche pesito mas. Che io voglio vederlo Sì, in Italia in Italia, quello che ti dice lasciami il pacco, te lo spedisco io domani. Tanto non glielo lasci perché non ti fidi. Io mi fido più che qua, cioè. Sì, ci ha detto si tiene confianza. Cioè, ovviamente speriamo che arrivi. Speriamo che arrivi. Poi ci eravamo immaginati una foto un po' strana, con le nostre moto in spiaggia dall'alto. Ed è con i video di questa impresa che vi salutiamo, vi aspettiamo al prossimo episodio. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un like, di iscrivervi, di accendere la campanellina. Tra poco vi facciamo vedere cosa ci sarà nel prossimo episodio. Ciao, a presto, ciao! Falta che uno di brutto. Capanne capannose. Pueden campar, o sea, no pasa nada. Noi siamo arrivati qui, al paradiso. No.